Per elaborare questo cappellino per neonato da 0 a 3 mesi, io sto utilizzando questa bellissima lana che si chiama Happy Bambino Color. È una lana dal bianco che va al blu scuro. Bella. È 100% microfibra, misura 212 metri e sto usando un uncinetto numero 3,5. Io già mi sono portata avanti e come ben sapete per fare il cappellino da neonato devo arrivare ad una catenella che misura 22 centimetri. Ho lavorato le catenelle e ne ho lavorato 50. Dobbiamo vedere che tipo di lana usiamo. In base al tipo di lana, misurandolo, vediamo quante catenelle entrano in 22 centimetri. Non importa se sono dispari o pari, perché questo punto che noi facciamo è molto semplice e non ha bisogno di essere punti pari o punti dispari. Entriamo nella seconda catenella e andiamo a lavorare una maglia bassa. In tutte le altre catenelle, quindi andiamo a lavorare il primo giro tutte maglie basse. Eseguo delle maglie basse in costa dietro. Cosa sta a significare? Che prendo, entro con l'uncinetto nelle due asoline che si notano qua, entro questa esterna e lavoro una maglia bassa. Giro il lavoro, entro con l'uncinetto, lavoro tutto il giro con delle maglie basse in costa dietro. Ora devo lavorare l'ultima maglia, ma non la lavoro in costa dietro, la lavoro normale. Entro nelle due asoline dell'ultima maglia bassa e lavoro una maglia bassa. Quindi, ricapitolando, la prima e l'ultima maglia bassa si lavora normale. Voltiamo il lavoro, entriamo nelle prime due asoline e lavoriamo la nostra prima maglia bassa. In questo giro noi siamo al terzo e lavoreremo come abbiamo lavorato il primo, cioè delle semplici maglie basse. E noi stiamo lavorando un giro in costa e un giro di maglie basse normali. Sono all'ultimo punto. Volto il lavoro e lavoro la mia prima maglia bassa. Ora lavoro in costa dietro.
vado a lavorare in questo modo, guardate come viene, sino a un tot di giri. Sono quasi arrivata al termine, io ho già contato i giri e sono 78 giri. Adesso misuriamo. Una volta lavorato l'ultimo punto, chiudiamo con una catenella e tiriamo il filo molto molto lungo e poi lo tagliamo perché ci serve poi per la cucitura del cappello. Dopo aver lavorato 77 cm lo vado a misurare, dovrebbe essere la misura di 29 cm, infatti è 29 cm. Come vi ho spiegato prima, si deve misurare la stessa cosa in altezza, quindi quando io ho iniziato con 22 catenelle, per avere una misura più grande devo fare 24. Adesso per aumentare di una misura devo fare 2 giri in più. In base alla misura, per esempio da 0,3, da 6,9, da 9,12, da 12,18, da 18,24 si fanno sempre 2 giri in più. E invece all'inizio si fanno 2 catenelle in più. Una volta che abbiamo chiuso sovrapponiamo le due parti in questo modo, le uniamo così e con l'ago andiamo a cucire quella parte, tutte e due le parti in questo modo, e con l'ago passiamo da quest'altro lato e uniamo tutte e due le parti in questo modo con dei punti semplicissimi. Cuciremo in questo modo sino al termine del lavoro, sino ad arrivare qua. Sono arrivata nell'ultimo punto e chiudo con incrocio il filo così e poi vado a nascondere il filo qua dentro con dei punti nascosti. E taglio il filo. Andremo a cucire questa parte qua. Con il filo che mi è rimasto entro qua nella cucitura e vado a fare dei punti, ognuna di essa lascio il filo un po' lungo in ogni punto
questo è il filo che noi abbiamo iniziato. No, chiudiamo così e poi stringiamo tutte e due le parti, tutti e due i fili. Una volta che abbiamo stretto bene bene, facciamo un bel nodo. Stringiamo bene bene. Questi fili poi li lasciamo perché dobbiamo cucire il bonbon. E così e viene il cappellino, viene così. Una volta cucito il cappellino, prendiamo l'ago, lo inseriamo all'interno e giriamo il cappellino dal dritto. E adesso andiamo a cucire il pompon. Lo mettiamo qua e con dei punti lo andiamo a sistemare e a cucire qua sopra al cappellino. E lo sistemiamo per bene con dei punti nascosti. Eccolo qua. Una volta cucito, nascondiamo il filo internamente, tagliamo il filo e il nostro cappellino è pronto. Guardate com'è bello. Ah, dimenticavo di dirvi all'inizio che questa lana è particolare perché oltre ad essere bianca ha queste venature sul bluette che lavorandola si formano, in base alla lavorazione che si fa, si formano dei colori, delle cose astratte ed è molto particolare, molto bella. Guardate la lavorazione come è venuta. A me piace tantissimo, adesso tolgo i fili e niente che dirvi. Se vi è piaciuto questo tutorial mettetevi un like e perché no iscrivetevi nel mio canale. E con me ci vediamo al prossimo tutorial, vi mando un bacio e vi saluto alla prossima volta.